Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, buon sabato a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo ancora di calcio Napoli, parliamo del nostro Napoli, parliamo delle dichiarazioni del presidente De Laurentiis in un'intervista a Sky per quanto riguarda la situazione Spalletti, ancora in bilico, va via, rimane, dimissioni, rinnovo di contratto, ancora è tutto in ballo, ma man mano che passano i giorni la percentuale della permanenza di Spalletti al Napoli diminuisce sempre. Quindi bisogna trovare una soluzione, bisogna farlo quanto prima possibile. Si dice che sapremo tutto a fine campionato con la partita con la Samp. Dopo la Samp sarà rivelato, sarà rivelato il futuro di Spalletti, ma credo che arrivi anche prima. Comunque andiamo ad analizzare le parole di De Laurentiis in questa intervista a Sky perché sono parole che lasciano poco spazio all'immaginazione e credo che sia imminente l'annuncio per quanto riguarda il non rinnovo del contratto di Spalletti. Ma andiamo per gradi e faremo anche il pre-partita di Napoli-Inter perché c'è una partita da giocare domani. Dobbiamo affrontare l'Inter che è in condizione stratosferica a livello atletico, è arrivata a questo finale di stagione prima con tutti i tasselli della rosa in condizione e secondo con tutti gli attaccanti che stanno vedendo la porta, al di là che giochi Lukaku, al di là che giochi Zeco, al di là che giochi Lautaro Martinez, sono tutti e tre in condizioni di poter far male a qualsiasi avversario. Ma ci arriviamo, partiamo dalle dichiarazioni di De Laurentiis a Sky nell'intervista fatta ieri. Allora, la domanda che viene fatta al presidente ovviamente è in relazione al futuro di Spalletti. Il presidente risponde così: Spalletti è un fuoriclasse e i fuoriclasse devono trovare un field per esprimersi al meglio. Da noi l'ha trovato e ha funzionato tutto. Speriamo che in futuro riesca ad esprimere ancora di più la sua capacità di aggregare. Già questo speriamo che in futuro riesca ad esprimere ancora di più la sua capacità di aggregare, già può far presagire a un divorzio. Ma c'è ancora qualcos'altro. Meglio se Napoli? Senza dubbio, ma nella vita la libertà è un bene incommensurabile e invalutabile. Non bisogna tarpare le ali a nessuno, come nessuno deve farlo con me. Allora, che il presidente si esprima sempre in questi termini è carta conosciuta, lo sappiamo da tempo. È uno al quale non piace che gli venga messi i piedi in testa e non se li fa mettere da nessuno, che tu sia il capo dell'UEFA o sia l'ultimo dei magazzinieri. Il presidente è così. Andiamo avanti nel leggere l'intervista. Bisogna restare legati. Io sono legato ad Ancelotti, Mazzarri, Rea e Benitez. Sarri non è stato nominato in questa, in questa delucidazione. L'importante è essere grati a chi ti ha dato e a chi ha ricevuto. Chi ha dato, chi ha avuto, scordiamoci il passato, si me Napoli paesà. Quindi a me questo scordiamoci il passato, si me Napoli paesà non mi dà nessun buon auspicio per quanto riguarda la permanenza di Spalletti, anche se sono qui a fare il secondo video perché ieri ho analizzato un po' le voci dei tantissimi allenatori che girano intorno al Napoli, però man mano che andiamo avanti si fa sempre più forte ovviamente la decisione che sicuramente prenderà Spalletti di andare via e o con un anno sabbatico o ricominciare da un'altra parte. Non credo che questo matrimonio continui. Mi aspetto e mi auguro sempre che questo matrimonio continui, io ovviamente da parte mia, perché siamo l'unica società che riesce a rompere le uova nel paniere a se stessa, cioè nel senso noi abbiamo vinto uno scudetto, l'euforia dello scudetto, la matematica arrivata a molte giornate prima della fine del campionato, abbiamo dominato da settembre ad oggi,
Abbiamo fatto sfropicciare gli occhi a mezza Europa anche facendo una grandissima Champions League, euforia su tutti i fronti e prima che finisca il campionato dobbiamo sempre buttarci la zappa sui piedi con situazioni del genere. Perché credo che una squadra che vinca lo scudetto, se si voglia aprire un ciclo, quantomeno devi riconfermare tutti, allenatore compreso. Non dico che poi arrivi l'offerta per Osimhen, arriva uno con 150 milioni, non puoi fare altro che venderlo perché le cifre sono altissime e non puoi rifiutare. Siamo d'accordo, lo rimpiazzi, prendi un calciatore di conseguenza che possa garantirti almeno, dico, almeno 15 gol a stagione, ci sta, però ripartire senza Spalletti, ripartire senza Giuntoli, dover ricominciare è secondo me un passo indietro, però ci sono dei però, perché dal mio punto di vista se si riesce a determinare tutte queste situazioni e a trovare i sostituti da subito, cioè finisce il campionato, riparti il giorno dopo la Samp con un altro allenatore, con l'altro direttore, con un altro DS che poi Giuntoli nemmeno si sa se riesca ad andare via, che comunque i contratti vanno rispettati. Ci sono anche delle penali da pagare. Si parla di una penale per Spalletti in caso di dimissioni di 8 milioni di euro. Credo che sicuramente si scenda a compromessi perché non è che mi tengo un allenatore a Napoli contro voglia per una clausola che sta nel contratto che sicuramente dovrebbe essere rispettata, però Spalletti non è Cristiano Ronaldo che guadagna 30 milioni all'anno, 8 milioni per un allenatore con una penale da pagare. Sono tantini. Ovviamente poi se si impunta il presidente e vuole che questa clausola venga pagata, Spalletti sicuramente rimarrà a Napoli anche un altro anno fino a fine del contratto. In quel caso mi auguro che da professionisti però venga onorata l'annata e non venga snobbata poi la stagione prossima perché ci sono stati questi asti che non andranno via. Non andranno via perché qualcosa si è rotto. È sicuramente così. Poi che si possa andare avanti fino alla fine del contratto, passandoci sopra, ma non mettendoci una pietra, ma convivendo con queste situazioni, ci può stare, però non è un'annata secondo me che né Spalletti né De Laurentiis né noi tifosi e né tantomeno i calciatori vogliano vivere sotto questo punto di vista. Detto questo, speriamo che Spalletti rimane e la chiudiamo così, poi seguiremo la situazione, seguiremo gli altri nomi perché ci saranno sicuramente tantissimi altri allenatori che verranno cacciati fuori nelle prossime ore perché la situazione Spalletti è ora dopo ora ne esce uno. Andiamo a vedere un attimo la cosa che poi ci interessa di più, che è il calcio giocato Napoli-Inter. Abbiamo visto che Osimhen l'altro ieri ha avuto un attacco febbrile, ma stamattina già si è allenato con il gruppo, quindi dovrebbe essere della partita. Non sappiamo se sarà della partita Kvaratskhelia perché ha rimediato una botta ieri in allenamento. Si parla di Raspadori, Osimhen, Politano, il trio d'attacco, perché Lozano comunque sappiamo che è infortunato, quindi a destra sicuramente giocherà Politano. Osimhen sicuramente giocherà perché la febbre è rientrata e si è riallenato con il gruppo, quindi per raggiungere anche questo titolo cannonieri o incrementare il distacco da Lautaro Martinez che poi diventa sempre meno, credo che giochi. Centrocampo tipo Anguissalo, Bot che Zielinski, difesa con Olivera perché Mario Rui ancora non è in condizione, Kim, Rachmani e Di Lorenzo con Meretti in porta. Formazione tipo con l'unico cambio che dovrebbe essere Raspadori per Kvaratskhelia, però credo che poi fino a domani possano cambiare le carte in tavola. C'è un Elmas da poter schierare che ha fatto bene a fine girone di andata, quando Kvaratskhelia era infortunato, è stato schierato al suo posto con continuità e non dimentichiamoci che ci ha portato anche punti importanti in quel ruolo. È un Inter che deve guardare alla Coppa Italia
che si gioca mercoledì. L'Inter alla finale di Coppa Italia da giocare con la Fiorentina, quindi ci sarà turnover, credo, nelle file nerazzurre. Le formazioni danno Correa, Lukaku, Gosens, Gagliardini, Brozovic, Barella e Dumfries. Il reparto centrocampo offensivo con Acerbi, De Vrij e D'Ambrosio. I tre di difesa. Bisogna vedere poi fino a domani alle 6 se i due allenatori schiereranno queste formazioni, se ci sarà qualche cambio in corso da qui a domani, però mi auguro che sia una partita degna delle due squadre più forti del campionato, perché il Napoli l'ha dimostrato con lo scudetto vinto, l'Inter era ed è sempre stata la favorita per lo scudetto di quest'anno, che poi è andata diversamente. Onore al Napoli perché ha ammazzato un campionato, ma l'Inter a livello di rosa e calciatori da poter schierare era la squadra da battere. Quindi rimane la squadra da battere anche domani, perché l'Inter dal canto suo, al di là del turnover e al di là del dover pensare alla finale di Coppa Italia di mercoledì, c'è una Champions League da raggiungere matematicamente. È vero, ti vai a giocare la finale col City, la vinci, sei comunque in Champions, siamo d'accordissimo, ma la devi sempre vincere, quindi la matematica nel campionato la devi comunque conquistare, anche se l'Inter non credo che sia una squadra in bilico per quello che ci ha fatto vedere nelle ultime giornate, 5 vittorie di fila, cioè le ultime 5 sono state 5 vittorie, quindi è in una condizione stratosferica, ha raggiunto la finale di Champions, psicologicamente non c'è nessuna pecca, non c'è nessuna situazione che possa andare ad intaccare la psicologia di singoli calciatori, non ci sono voci di mercato o rinnovi in ballo che possono condizionare prestazioni o quant'altro, ma mi auguro che sia una partita spettacolare, perché le due squadre che entreranno in campo sono le due squadre più forti del campionato di Serie A. Detto questo, ragazzi, abbiamo analizzato le parole di De Laurentiis che sembrano una lettera di divorzio e lo sappiamo. Speriamo di goderci una grandissima partita domani alle 18, sempre Forza Napoli, e iscrivetevi al canale se vi va. Ciao!